Siamo in diretta? Sei in diretta, Siamo in diretta puntuali? Puntuali come... Puntuali come... Si dice puntuali come le tasse. Ok, ma no. Intanto diteci se si vede e si sente bene, poi dopo iniziamo. Arrivano i primi messaggi? Allora, vediamo un attimino. Ci siamo quasi. Sì, siamo partiti. Si sente, allora partiamo, dai. Cara Benedetta, raccontaci la diretta di questa sera, quale ricetta andrai a fare? Mi stai interrogando? Mi dice tutti che sono un disturbatore, adesso cerco di fare il presentatore serio. Allora, questa sera facciamo insieme dei super biscotti golosi al cioccolato che sono senza uova e senza burro. Com'è nata l'esigenza di questa diretta? La vogliamo raccontare? No, io non me la ricordo perché Vabbè, praticamente con l'occasione dei firmacopie che ho fatto la settimana scorsa nella mia regione, è scesa Alice di Mondadori, la ragazza che mi accompagna, e io, siccome ha dormito da noi, per fare una cosa carina le ho preparato questi biscotti e li ho fatti vedere in alcune storie, e tutti mi hanno chiesto la ricetta, perché si vedevano che sono questi poi in realtà super golosi, facilissimi da fare, buonissimi, e perché quindi Alice prendete ricetta, da qui. Perché Alice non mangia le uova? No, però era No, ho voluto fargli provare sta ricetta, ok? Ok, no, perché Vabbè. Alice non mangia le uova e il burro. Sì, ok, scusa. Scusa, cioè, no, che cavolo, ad Alice ho fatto questi biscotti l'esigenza. E vabbè, e niente, noi volevamo dire pure che dopo ci sarà anche una sorpresina, nel senso che farai anche... Vi faccio vedere come confezionarli, cioè vi faccio vedere che praticamente gli ingredienti per preparare questi biscotti sono anche un'ottima idea regalo. Ve lo faccio vedere dopo però, perché io voglio tenere la sorpresa. Ti ho bruciato la sorpresa. Mi hai bruciato la sorpresa, ma lo facciamo vedere dopo. Okay. Va bene, intanto vi dico gli ingredienti che servono per preparare questi biscotti. Questi biscotti. Li fai vedere? Sì, Questi biscotti. Scusa, stavo distratto da Cloud. Questi biscotti. Eccoli qua. Sono dei biscottoni praticamente. Sono dei biscottoni che si preparano veramente con 5 minuti. Ok. E sono super buoni, buonissimi, croccanti, e si conservano anche per tanti giorni. Quindi per fare questi biscotti al cioccolato senza uova e senza burro ci servono. Posso andare con la lista Vai, io ingredienti? intanto metto una grafica qua. 350 grammi di farina, Sì. 50 grammi di cacao amaro, Sì. 70 grammi di zucchero di canna, 70 grammi di zucchero semolato, zucchero bianco, Sì. 50 grammi di granella di nocciole, 125 grammi di gocce di cioccolato, mezza bustina di lievito per dolci, 80 grammi di olio di semi e 200 grammi di latte. Guarda che si vede che leggi, Io cerco di ricordarmi a memoria, però comincio a averci una certa età e faccio fatica. Volevi dire latte? Latte che si può sostituire con un latte vegetale oppure con l'acqua, se volete renderli vegani, insomma, questi biscotti. Più che altro anche senza lattosio. Anche senza lattosio, oppure con un latte senza lattosio. Vogliamo cominciare la preparazione? Perfetto, vai, comincia la preparazione. Questi li metto qua. Ma Benedetta, perché c'è la friggitrice d'aria lì vicino? Perché li cuoceremo anche in friggitrice ad aria, e perché a breve in tutti i negozi Casanova sarà disponibile la friggitrice ad aria del brand Fatto in Casa da Benedetta, la nostra, che abbiamo finalmente siamo riusciti ad avere come la volevamo noi, insomma, del design, delle funzioni e delle... No, la nostra friggitrice ad aria. Ok, va bene. Partiamo. Mamma mia, Dopo fai una vedere. manco la pubblicità, fa la pubblicità. La nostra grandissima, bellissima friggitrice ad aria. Io lo sai che non sono buona a fare pubblicità. Porca miseria. Ci abbiamo messo 2 anni per farla, adesso. Questo sì. Dopo la racconti promuovila tu bene. Che tu sei più bravo nel marketing piuttosto che io. Vabbè. Allora, prendo tutti gli ingredienti. Sì. Farina, cacao, zucchero di canna e zucchero bianco. Dopo vi spiego perché questi due. Ecco, se no uno può fare solo un tipo di zucchero. Lo dico io dopo. Okay. Non mi brucia tutte Okay, le cose. Io ho già scusa. tutto il mio coso, e poi lui, perché questo? Perché sorpresa? Lo voglio dire alla fine, ma perché mi devi bruciare? Va bene. Ok. Allora, e poi inizia a sbagliare. Sono sbagliato, scusa. Vai. In una ciotola
È proprio facile, facile, Sì, infatti facile. questa diretta sarà breve perché finiamo subito, quindi ve la facciamo vedere al volo perché sono velocissimi da fare. Vai. In una ciotola mettiamo la farina, 350 grammi di farina. Mettiamo direttamente così, dentro la ciotola. Brava. Poi mettiamo il cacao amaro, 50 grammi di cacao amaro, Perfetto. in ciotola direttamente. Poi, prima che mi scordo, il lievito, mezza bustina di lievito per dolci, Ok, che corrispondono più o meno a 2 cucchiaini. quelli che chiedono le sostituzioni, poi vediamo Facciamo tutto, tutto ragazzi. quanto alla fine, va bene? Poi, sempre nella stessa ciotola, a seguire, mettete zucchero di canna. Non mi piace quando si inzallocca, zucchero di canna. Zucchero semolato, zucchero bianco, che sono la stessa quantità. Granella di nocciole, 50 grammi. E gocce di cioccolato, 125 grammi. Wow. Abbiamo quasi finito. E mescoliamo con una forchetta. Aspetta che faccio vedere. Quindi tutti gli ingredienti secchi in una ciotola insieme. Tutte le polveri, vai. Date una bella mescolata. Io di solito faccio così, giro anche un po' la ciotola che Fa scena. faccio prima. Fino a quando insomma il composto è tutto più o meno omogeneo, cioè la farina si è mescolata bene col cacao e con tutto il resto degli ingredienti. Qualcuno dice può impastare in planetaria? Se volete. Sì, però guarda, veramente mo vi rendete conto che con 2 giri di forchetta i biscotti sono pronti, quindi potete farlo tranquillamente, però dovete poi lavare la planetaria, insomma rimettere a posto. Poi è il momento dei liquidi, quindi aggiungiamo 200 g di latte, e 80 g di olio di semi. Così, proprio buttati dentro la ciotola così. Ok, come abbiamo detto, per chi vuole farla senza lattosio o vegani, Potete utilizzare un latte vegetale, un latte senza lattosio o addirittura l'acqua. Ok, serve semplicemente una parte liquida per addensare. L'olio di semi mettete quello che preferite e iniziate a mescolare con la forchetta fino a far assorbire tutte le polveri. Poi se vedete che fate fatica con la forchetta, andate dentro e mescolate con le mani. Cosa che farò io a breve. Deve venire un impasto bello duretto. Quindi mescolate, mescolate, mescolate fino a quando cioè praticamente la farina, insomma il cacao non lo vedete più a vista, no? È completamente assorbito dall'impasto. 200 grammi di latte corrispondono più o meno a 200, 200 ml. Sì. 80 grammi di olio corrispondono più o meno a 90 ml, se volete fare la conversione, perché l'olio pesa meno del latte. Qualcuno dice ce lo dell'acqua. metto un pizzico di sale? Se volete mettetelo, io nei dolci non li metto mai perché non so, cioè di solito non li metto, però se siete abituati poi a sentire un po' il pizzichetto potete tranquillamente metterlo, il sale. E quindi qualcuno dice anche se si può mettere una farina senza glutine, Sicuramente potete, sì, sostituite la quantità di farina con una farina senza glutine, vengono buone lo stesso. Probabilmente Magari forse anche con la ce ne farina vuole di riso? Potrebbe farina di riso, oppure fate un mix con la farina di riso, la fecola di patate Esatto. o l'amido di mais. E per farli senza cacao? Sì, c'è un altro video che abbiamo fatto per i biscotti bianchi. Quella però era proprio diversa molto la Sì. ricetta. Potete tranquillamente sostituire i 50 grammi di cacao con 50 grammi di farina
Vi vengono bianchi con le gocce di cioccolato se volete aggiungere, oppure ci potete mettere anche l'uvetta. Uvetta, la cioccolata bianca, Canditi, cioccolato, le gocce di cioccolato bianco. Sì. Cioè, dopo questi io l'ho fatti così, li condivido con voi così perché vabbè, sono buonissimi. L'impasto sarebbe già pronto, eh? Ok. Faccio vedere la Vuoi consistenza. far vedere? Facciamo vedere. Com'è? Così è un impasto, una frolla molto, insomma, duretta, che non si appiccica alle dita, vedete? Sei stata bravissima, hai già Finito fatto l'impasto. finito. Chiudi la diretta, abbiamo finito. No. Ok ragazzi, ciao, abbiamo finito. No, scherzo. Mi lavo un attimo le mani e diamo forma ai biscotti. Si può aggiungere un po' di liquore per dare un po' di aroma? Allora, lo potete fare, toglietelo dalla quantità di latte, quindi se volete mettere tipo un bicchierino di liquore, che di solito corrisponde a 30 ml, fate 170 di latte e 30 ml di liquore, cioè non cambiate il volume dei liquidi. Sì. Mentre invece burro con l'olio, sì, sicuramente. Si può fare, però invece di dovete metterne 80 grammi, dovete metterne 90 grammi di burro sciolto. Ok, poi per chi chiede farina integrale, farina 1, farina 2, certo fate pure. Probabilmente ce ne va un po' meno, Ok. perché è un pochettino più, diciamo, Assorbe grezza di- come farina. Sì. Intanto accendo il forno. E li potete fare anche integrali se volete, quindi. Ok, Io mi sposto un po' indietro per vi faccio vedere meglio. a questo punto vi preparate un foglio di carta forno, mettete sopra, rovesciate sopra l'impasto, In pratica un frollone. un super frollone, iniziate un pochettino ad appiattire con le mani. C'ho il ciuffo che mi dà un fastidio, perché che zia Rossella mi dà una sistemata, mi accorcia un po'. Ah, qualcuno dice si può mettere anche un po' di cannella. Certo che sì, va Certo, benissimo. cannella in Potete, polvere. guarda, adesso che è Natale, che si avvicina a Natale, potete mettere gocce di cioccolato, una di nocciola e arancia candita, a Anche, pezzettini sì. dentro, un pizzico di cannella. Insomma, dopo questa è una base. Voi cambiate Sì. ed arricchite come preferite. Se qualcuno ci vuole mettere ad esempio cannella, noce moscata e zenzero, si Sì. può fare tipo i biscotti di Natale, sai, Sì, quelli sì. gingerbread. Io adesso gli do la forma tonda per la questione di praticità, però potete anche usare gli stampini di Natale, farli ad alberello, a stella. Qualcuno chiede l'olio di semi migliore. Allora, questo va molto a gusti. Di solito Benetton Quello che utilizzava utilizzate sempre a quello casa, di girasole, o no? il girasole, ma anche il mais va bene, Sì, insomma. perché non diciamo più olio di girasole? Perché ultimamente era aumentato tantissimo perché era successo quella crisi, diciamo, di forniture, per cui insomma se uno vuole usare quello di mais, no, o di arachidi va bene. Anche lo l'olio stesso. di riso va bene, Anche se l'olio di riso. vi piace, c'ha un sapore molto Però delicato. mediamente diciamo prima utilizzavi spesso quello di girasole. Sì, quello che preferite. Allora, praticamente appiattite l'impasto fino ad ottenere lo spessore di circa mezzo centimetro. Ok, vedete che non si appiccica, non avete bisogno di farina, insomma, è un impasto molto facile da lavorare. Quindi non sottilissimo, mezzo centimetro, una robina. Sì, una robina così, perché c'è un pochettino di lievito c'è, quindi in cottura un po' crescono. Ok? Bello. Fatto questo, Hai finito? sì, ficchi in forno no. Teoricamente sì. Se uno potrebbe anche mettere Sai in che forno pot- questo e ci fa un mega biscotto. Potresti fare un mega cookie oppure potresti fare due e ci fai una torta con dentro un ripieno e puoi utilizzarlo come se fosse una cream tart, una roba del genere, no? Ah, Figo, vabbè, proprio Vedi? come fosse una frolla. Vedi come vengono le idee Sì, bella senza idea. Ma noi andiamo a fare invece? i biscotti. Quindi ho preso una placca del forno e metto sopra un foglio di carta forno. Il forno l'ho acceso, Il forno l'hai impostato a? 170 gradi ventilato. Ok, mi metto così si vede come la metti. Taglia biscotti da, perché non mi ricordo, 7 cm mi pare, 7 cm questo qua, però li potete fare più grandi, più piccoli, oppure usare anche gli stampini a fiore, a stellina, insomma come preferite, se volete farli a tema di Natale. Omino di pan di zenzero. Ma noi li faremo rotondi perché andiamo sul classico. Noi siamo molto classici e quindi li facciamo rotondi.
Ok, Si vai. vede qua però? Sì, sì, sì. Ti vuoi avvicinare un po'? Perché spesso scrivono che siamo che siamo un po' lontani. Lo Sono so un po' perché sto lontani. facendo tutto col telefonino, però ragazzi va bene così. Cioè nel Allora, senso poi mi avvicino. Vai, tagliane col coppa pasta tondo diamo forma ai biscotti, scusate ma Stasera Benetta è un po' in crisi, che la lingua che gli si c'ho la impasta. pa. La lingua felpata. Praticamente diamo forma ai biscotti e l'impasto che rimane fuori dai Io biscotti poi pensavo lo che li mettevi impastiamo. direttamente, lo faccio vedere da vicino. Vai. Poi l'impasto avanzato lo Lo reimpasti. rimpastiamo e ce ne facciamo ancora. Fuori piove, voi non so se lo sentite, ma sta piovendo. È arrivato proprio, diciamo, l'inverno. Claudio infatti la mattina quando esce torna a casa con gli stivaletti, di fango e per lavargli le zampe un attimo facciamo sempre una piccola discussione, però è bravo, se le fa lavare, basta usare l'acqua calda, che è un po'... Ok. Scappo due, sì. Sì. Vedi? Ok. E praticamente li mettete in una placca del forno. Ah, tu ti hai rimesso di qua. Sì, no, se ti vuoi avvicinare mi sposto avvicino, no? anch'io, tanto non fa niente. Ok. Sì, mi sposto io, non so perché mi ero messo lì. Vabbè. Beh, li sistemate anche abbastanza vicini perché in realtà crescono ma non tantissimo. Quindi Mi pare che te ce ne vengono una ventina? mi pare 25, ma non so se No, una 25. no, 4. C'è una ragazza, Antonina, che sta facendo il presepe e guarda noi. Il presepe, che bello presepe. In Germania nevica. Quando era le figlie? Giusto per fare uguale alla registrazione. 4x5, ok, 2, quindi ci sto bene. Parla intanto in questo momento di... No, spieghiamo perché hai fatto il doppio zucchero, dopo ve lo facciamo Allora, vedere. il doppio zucchero, c'è un motivo se è stato fatto così. Se volete utilizzare un tipo di zucchero solo, tipo 140 grammi, mettete 140 grammi di zucchero normale, oppure 140 grammi di zucchero di canna. Il doppio zucchero è semplicemente una questione cromatica. Perché? Facciamo vedere? Dopo lo facciamo. Sì, fallo vedere. Perché praticamente... Ah, poi lo facciamo dopo, dai, lo facciamo dopo, se no... Io voglio fare bene che No, già- ma perché hai già le mani sporche. Non ti volevo dire. Due, 4, ok. Quando ne sono fatti 5? Magari mettine solo 3 sotto. Eh? Vabbè. Vabbè, mo li devo rimpastare. L'impasto avanzato si rimpasta. Si rimpasta direttamente qui sopra la carta forno. Intanto ti dico qualche domanda. Si può usare il latte di riso? Sì, assolutamente sì. Puoi usare qualsiasi bevanda vegetale per fare al posto del latte, in modo che così sono sia vegani che senza lattosio. Facciamo i Ma se ci avete un complimenti attimo alla di- squadra Super Benny che ha vinto 3-2 ieri. Bravi ragazzi! Sì. Al Top. Super Benny Football Club per la vittoria di ieri. 3-2, bravi ragazzi. Eritritolo, ok, questo è chi vuole farlo senza zucchero, può usare l'eritritolo. Io ho scoperto che l'eritritolo semolato ha la stessa quantità cioè fa 1-1 con lo zucchero. Quindi potete sì. sostituirlo, sì. Sì, 1-1 con lo zucchero eritritolo se ce l'avete. Ok, poi Ok, 3 e chiudiamo la teglia. per il forno statico aumentate la La temperatura, temperatura di 10 gradi. Aumentate la temperatura di 10 gradi. Adesso vediamo tutti i tempi, ragazzi. Si può mettere uvetta e cioccolato? Sì, se vi Sì. piace.
l'uvetta ammollata nel rum, così è più buona. Ovviamente sì, anche farine di avena, poi dopo ecco vi regolate un attimino E dovete la un pochettino... consistenza, probabilmente o aumentate il liquido o abbassate la farina, no? Sì, perché questi sono un Queste sono pochettino... farine un po' particolari che magari assorbono di più, assorbono meno, però. Allora, faccio gli ultimi biscotti. Comunque ragazzi, cambiate pure se volete, ma così sono buonissimi. Ah, pensavo cambiate canale. No, nel senso perché vedo tante sostituzioni, però Cambiate così... pure perché tanto Benetto non è interessante, No, andate scherzo. pure a vedere un altro video. No, perché vedo che tanti che poi sostituiscono, però provateli così che sono buoni, perché che poi io non gli faccio mai complimenti a Benetto, ma questi sono veramente buoni. Vero, vero? Sì, solo che escono sempre a metà. Escono a metà perché metà me li mangio. L'altro giorno per vedere se erano cotti, lui pigliava, mettevi interi e scappavano a metà sti biscotti. Li mangiavo caldi. Stava a controllare la cottura. Ok. Ok. Benissimo. Vengono morbidi o croccanti? Vengono croccantini croccanti fuori ma e morbidi dentro. Sì, sono buoni ragazzi, Questo fidatevi. guarda, non so se ci viene un biscottino. Questo viene un mini biscotto. Sai che mi è venuto in mente uno che ci potrebbe fare con queste, vabbè, con quelli che avanzano, si potrebbe fare tutte palline, sentite se bella questa palline Attenzione, attenzione, micro biscottini da usare poi tipo cornflakes la mattina nel latte, li butti tipo 3 Allora, ti faccio notare delle... tipo Rice Krispies, sai Ma quelli? scusa, tu le vorresti fare prima di cuocere o dopo cotti? No, allora, quando ti avanza della frolla dell'impasto, li fai tutti piccoli e ci fai tipo Choco Pops, sai presente quei biscottini, cioè quei cereali al cioccolato e tipo ne fai un po', ci fai una colazione. Un po' sì, tutta testa. Vabbè dai, No, la volevo dire, mi è venuta, la volevo dire. Tutta testa. Vabbè, scusate, non dico più niente. È buono. Allora, qui siamo arrivati a temperatura col forno, intanto questi li possiamo infornare. E li facciamo cuocere per 20 minuti a 170 gradi. Aspetta che do i tempi qua allora. Quindi sono 170 gradi, 20 minuti, questo è il tempo di cottura. Tempo di cottura, fammi mettere il timer così. E questo è quello che viene fuori. Ok. Mi si è bloccato. Ok, no, aspetta. Perfetto. E questi qua che ci fai, Benny? Con questi qua? Questi qua, siccome sono avanzati, ok, o perlomeno non ci possono nella stessa placca, vi faccio vedere come si possono cuocere anche in friggitrice ad aria. Ok, che poi... La nostra friggitrice ad aria preferita, che uscirà a breve in tutti i negozi Casanova. E vi faccio vedere come si possono cucinare anche in friggitrice, si guadagna tempo. Vai, imposta, facci vedere, prendi il cestello. Allora, prendo il cestello della friggitrice ad aria. Notare che cestellone che abbiamo Aspetta. Allora, qual è la caratteristica di questa friggitrice ad aria? Che c'è il cestello molto grande. Molto capiente. Ci va dentro una teglia da 22 e 23 cm all'interno. Perché è 24 x 24. E in più c'è il l'oblò da cui si può controllare la cottura. Fai vedere la mano dentro. Guardate, vedi, io da qui vedo la mano in Benetto, incredibile. No, vabbè, c'è l'oblò. È abbastanza unico nel mercato l'oblò nel cestello, quindi... Ed è da 6,5 litri. Ok. Sì, la capienza è 6,5, 1600 watt di potenza. E sei più bravo tu a dare le caratteristiche tecniche? No, perché l'ho scelta proprio io. Allora, dai. Posso mettere? Allora, praticamente... Qui che ci hai messo? Ci ho messo un foglio di carta forno forato apposito per la friggitrice ad aria, che si troverà anche questo, che Marco gli ha fatto una testa da che l'ho voluto proprio con le dimensioni del nostro cassetto, sia così, sia intero. Questo è bucherellato, questo è bucherellato che all'aria. permette la circolazione dell'aria. Ok. Quindi mettiamo i biscottini all'interno. Pure questo è un po' sfigatello. Ah sì, dai, questo me lo mangio io dopo per assaggiare se è cotto. Aspetta, facciamo che... Vedete che figata il fatto che si può vedere dentro. Durante la cottura si può controllare senza aprire il cestello se crescono, che è tutto ok. Questo è tuo, Ricordate, non ci sbagliamo che questo è il tuo. E voilà. Ce ne andrebbero anche un altro. Sì, vabbè, io questi gioco. Sì. Quindi andiamo a metterlo dentro, facciamo vedere. tipo di una spolverata, però scusa, ma Ok.
infiliamo, Ok. impostiamo, 170 per 12 minuti. Ok, tu hai usato la funzione forno. Ho usato la funzione forno. Abbiamo fatto tradurre tutto in italiano, qua è tutto in Avvia. italiano. Fa un Questo- leggerissimo preriscaldamento, dopodiché parte. Avete visto? C'è anche la luce che si può vedere dentro, con la quale si può vedere dentro. Fa il preriscaldamento di 40 secondi, credo, e va a temperatura e poi dopo parte. Ok. Da notare il brand, Visto? Visto? che sarebbe lei, fatto in casa bella. No, è una bella è un bell'oggetto, un bello elettrodomestico che diciamo, insomma, Allora, sarà... potreste anche far preriscaldare e poi quando arrivate a temperatura la friggitrice vi chiama, fa un segnale Sì. acustico e mettete quello che dovete mettere. I biscotti non fa differenza se li mettete dentro la freddi, perché questo ci impiega Sì, veramente un tanto- attimo a andare su di temperatura. Però grazie a questo, se uno vede che stanno cuocendo troppo, può fermare la cottura. Puoi fermare la cottura, yes. Qua ci sono quelli che stanno cucinando in forno. E questo in friggitrice ad aria. Uno la mattina si mette lì, fa l'impasto al volo mentre si lava i denti, cuociono e è pronta Ma la colazione. possiamo farlo vedere a questo punto, visto che Ok, dobbiamo sì. aspettare. Facciamo vedere? Com'era nata questa ricetta, perché era stata studiata. Vai, facci vedere. Io l'avevo studiata e preparata un po' di anni fa per fare il vasetto da regalare a Natale. Quindi, Come funziona sto vasetto? Spiegaci. come funziona questo vasetto? Avete visto che io ho fatto tutte ciotoline già pronte col peso, già tutto pesato. Ho preso un vasetto da 1 chilo e ho iniziato a mettere. Prima si mettono le cose più sottili, quindi farina, cacao, poi si va... ho giocato un po' sul contrasto dei colori, no? Perché è bella. Hai messo la farina un po' alla volta. Quindi la farina ne ho messa una metà sotto. Aspetta che vado vicino. Metà farina hai fatto. Quindi erano 350 grammi di farina, ho fatto 125 grammi di farina sotto. Sono andata ecco. dentro con un cucchiaio, poi uscirà pure un video per farvi vedere proprio la preparazione del Esatto. vasetto. Quindi ho fatto metà farina sotto col cucchiaio e l'ho leggermente pressata. Io ho utilizzato un piccolo mestolo. Quindi Andavi giù nel pressate, barattolo, la andavo pressavi. giù e pressavo tutto quanto Per intorno, metterla bene in praticamente per spingere bene e fare la riga bella precisa. Ok. Poi ho aggiunto il cacao. Ok. I 50 grammi di cacao amaro, ho fatto la striscia col cacao, anche lì l'ho pressata per bene, poi se sale o sporca, ecco, sentite che ci Ok. sta chiamando per dire porta il food. Metti... Metti dentro. È iniziata la cottura, ok, vai. È iniziata la cottura. Poi ho messo quell'altra metà di farina, Sì. poi l'ho sempre pressata, poi per questo zucchero di canna e zucchero bianco, per fare fare altre questo due gioco. striscette. Ho capito, però per fare i biscotti potete utilizzare 140 grammi di burro Di di zucchero. zucchero bianco. Quindi ho messo lo zucchero di canna, poi ho messo lo zucchero bianco per fare due colori. poi ho messo la granella di nocciole e in ultimo le gocce di cioccolato. Ah, però il lievito l'avevi versato... Il lievito l'avevo messo all'inizio nella farina. Aveva verso il lievito. Quindi nella ciotola della praticamente- farina mettete il lievito, mescolate per bene, metà le mettete subito nel vasetto, poi pressate, mettete il cacao, pressate l'altra metà della farina, pressate, poi zucchero di canna, pressate, zucchero semolato, pressate, granelle di nocciole, non serve pressare, e gocce di cioccolato se volete. E praticamente che succede? Che Questo potete è un'ottima- ecco, gli date le istruzioni, versa il screenshottatevi questo se lo volete regalare, versa il preparato in una ciotola, aggiungi 80 ml di olio che devi Sì, avere a ok. casa, E- l'olio di semi, 200 ml di olio di semi, 200 ml di latte, impasta e forma i biscotti, cuoce a 170 gradi per 20 minuti e e diventano gli fate biscotti. la confezione, il preparato per biscotti È una bella idea, regalo. che potete tenere in dispensa a lungo perché sono tutti ingredienti secchi, capito? Anche mesi. Anzi, se volete fare proprio una sciccheria, gli fate il preparato per i biscotti e gli portate i biscotti. Così fate una bella confezione e fate una bella figura, li fate assaggiare e loro sanno che possono preparare gli stessi biscotti col preparato che gli avete preparato voi. E gli Vabbè, potete l'idea dare anche- dei preparati per biscotti cioè No, delle non è cose, un'idea tua. non è un'idea mia, Però questa è una ricetta buona. Però la ricetta è ottima, basta aggiungere solamente i liquidi, quindi latte e olio.
cioè sono facilissime, avete visto che ci si mette Anche i ragazzi che vanno all'università, uno gli potrebbe dare una cosa del genere quando la mangiano, cioè la mamma li regala i figli per fare. Oppure ancora meglio, guarda, se uno ci avesse questo, una bella scatola per biscotti, esatto, gli porti i biscotti nella scatola, gli regali il preparato, wow. che poi se lo può rifare. Perché questi biscotti qua comunque si conservano una decina di giorni, non si conservano perché sono talmente buoni che uno se li finisce prima, però teoricamente li potresti conservare. Quindi doppia idea oggi ce l'ha dato Benedetto, guarda che bello. Hai visto? Se vi volete screenshottare questo per fare comunque esce biglietto. il video Ok. che abbiamo fatto molto veloce della preparazione. Senti, già che ci siamo, sì. Manca 9 minuti e mezzo, vogliamo aspettare che escono quelli in friggitrice d'aria? Qui ne mancano 11. Allora Volete che chiudiamo la diretta o vi facciamo... o aspettiamo che cuociono? Manca 10 minuti, facciamo un po' di domande e risposte. Sì, bella quell'idea del vasetto. Se non abbiamo lo zucchero di canna possiamo sostituirlo con sì, assolutamente, va bene, sia tutto semolato, tutto canna. Sì, allora io l'unica cosa ho voluto fare questa riga scura nel vasetto per fare un contrasto di colore, perché lo zucchero bianco è bianco come la farina e di cacao ne è un pochettino poco per fare una doppia riga. E praticamente non vi consiglio di mettere le gocce di cioccolato sotto, perché quando mettete una polvere si infila sulle gocce di cioccolato e perdete l'effetto. L'ordine giusto è quello. Sì. Allora, qualcuno chiede se non si possono, se possono mettere le nocciole, perché ci sono quelli intolleranti. Potete non mettere le nocciole. Potete fare gocce di cioccolato, più ancora fate metà gocce di cioccolato e metà gocce di cioccolato bianco e fate un'altra riga qui sopra, quindi fate metà e metà. Potete aggiungere l'uvetta secca, però l'uvetta dopo dovete dargli il consiglio di ammollarla, insomma, nel Che vasetto. capienza ha il vaso? 1 chilo. 1 chilogrammo, ragazzi, Un comprato un vaso da 1 chilo. Che spessore avevano i biscotti? Mezzo centimetro più o meno. Okay. Crescono un pochettino in cottura, ma insomma, il giusto, non tantissimo. Allora, ecco, questa è una domanda interessante, ma la friggitrice d'aria non è come un forno ventilato, è inutile. Invece, per qual è la funzione? Allora, che è molto efficiente e per le piccole quantità va benissimo. Tipo la mattina tu non ti metti a scaldare il forno. Okay. Se voi fate 4 muffin per la colazione, dovresti accendere il forno per insomma, scaldare 200 litri, aspettare che arriva a temperatura per fare 4-6 muffin. Anche uno spreco di energia. Invece questo qua è come se fosse un super concentrato, come fosse, no? Cioè è tutto ottimizzato, perché a bassi tempi di cottura, scaldarlo, avete visto il preriscaldamento, arriva a 170 gradi, ci ha messo 30 secondi. Ed è molto efficiente. Ok, dice il lievito non si rovina? No, il lievito in polvere no, si mantiene tranquillamente. Si mantiene, insomma. E poi dopo i calamari fritti vengono buoni nella friggitrice? Sì, vengono buonissimi. Te lo posso dire. Allora, per me, io guarda, sono sincera, quando tanti anni fa Marco c'è sta cosa della friggitrice, me l'ha riportata a casa, parliamo dei 4 anni fa. Sì, dobbiamo essere sinceri, non l'abbiamo trovata, eravamo scettici. Eravamo un po' scettici, quindi è uno di quegli elettrodomestici che ho messo un po' lì, perché friggitrice, allora uno si aspetta. E invece se tu la vedi in funzione di cuocere, non solo friggere, cioè di cuocere come se fosse un piccolo forno, effettivamente è molto funzionale. Sì. È molto e comoda. Poi sostituisce, non so, tipo il tostapane, se puoi scaldare il pane, la sera ti vuoi fare una bruschetta, ce la puoi fare il volo. No, devo dire che ti cambia Io molto. anche il pane comodo. Sì. Ci faccio anche il pane comodo nella friggitrice d'aria, viene buonissimo. Anzi, guarda, adesso non lo faremo sotto le feste, ma l'anno nuovo facciamo il pane comodo in diversi. Come trovate nel libro? La focaccia. Sì, che è nel libro. Ah, ok. Ci eravamo scordati di fare l'addipo. Non sei mai sul pezzo. Guarda, ma che distratta. Non sei mai sul pezzo. Vai. E questo qua pure c'è il pane comodo, però non mi ricordo a che pagina, scusate che non ero pronta. Cerca sull'indice. Ho preso proprio... Aspettate che mi si sono incollate, questo... Sono arrivati un po' dei libri. Vabbè, il pane comodo sta nella friggitrice d'aria, si può fare, io c'è un capitolo proprio... Intanto mando gli ingredienti che mi stanno chiedendo, ragazzi, vi rimetto gli ingredienti qua, ve li potete segnare. Vedete 2 tipi di zucchero, ma se volete appunto l'abbiamo fatto proprio per fare il barattolo, i 2 tipi di zucchero, per fare 2 colori. Praticamente nella friggitrice d'aria si cuoce a 200 gradi per 30 minuti, poi si capovolge il pane e si fa cuocere ancora per 10 minuti. Poi c'era tutto il... Ecco qua, qui c'è la doppia cottura del pane comodo in... Fornetto, pentola fornetto e friggitrice d'aria pure l'avevo fatto. Ma ci sono tanti... in forno, vabbè, la cottura è in forno. Pane comodo senza impasto. Hai capito? Questo bellissimo libro. Ma lo sapevate voi che c'era il libro nuovo di Benedetta Rossi in libreria?
in tutte le librerie e bookstore online. Il Peraltro- mio nuovo libro, Benvenuti in casa mia, tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa. È in tutte le librerie? Sì, in tutte Ma anche le nei librerie. supermercati, mi pare. Ma anche in tanti supermercati, Ma anche online. ma anche online. È stato primo in classifica, è vero questa È cosa? stato anche in primo in classifica grazie a tantissime persone che l'hanno preso, quindi per questo vi ringrazio. La settimana dell'uscita, Nonostante che io ho cercato di boicottartelo, ti ricordi? 3 settimane di secondo in classifica, insomma, nonostante tu me lo boicotti, però Ma in questo libro alcune ricette si possono cuocere con la friggitrice a aria? Sì. allora, in questo libro ci sono tantissime ricette, ci sono tantissime multicotture, cioè come avevo fatto vedere per il pane comodo, tutte le cose che si possono fare in forno potete farle e vi do tempi e modalità nella friggitrice ad aria e nella pentola fornetto, quella che cuoce sul fornello, quella che usavano le nostre nonne. Domanda di Laura, farete il video del menù di Natale? Allora, il menù di Natale, se mi vedete oggi un po' così, è perché stiamo lavorando tanto per fare un menù di Natale zero sbatti, un menù della vigilia di Natale zero sbatti e Ma un menù addirittura cenone dell'ultimo dell'anno zero Zero sbatti. sbatti. E quindi c'è una marea di ricette che vorrei fare in diretta, proprio, cioè vi faccio vedere i fatti. zero chiacchiere, Poche chiacchiere e tanti effettivamente fatti. i tempi che si impiegano per prepararlo senza stressarsi, però stiamo studiando le ricette proprio per eliminare tutti quelli che possono essere i tempi morti, oppure faccio questo che però mi può essere comodo pure per dopo, cioè il mio cervello in questo momento è focalizzato in questi 3 progetti, c'ho un casino dentro la testa Che sono tantissime ricette. No, più che altro per far vedere per i questo oggi procedimenti. i biscotti l'ho fatti un po' così con le idee confuse perché il mio cervello sta altrove. Però verrà una cosa super interessante e carina secondo me e vi sarà molto utile. Grazie Benedetta, sei veramente gentilissima a fare tutte queste cose per noi. No, perché uno si trova, io perlomeno mi trovo. Allora, il primo È consiglio studiato, dillo un po', è studiato perché per la signora che lo prepara, il signore che lo che prepara, praticamente dovete, penso che il giorno di Natale, il giorno della vigilia, il giorno dell'ultimo dell'anno, chi prepara deve essere seduto a tavola, ok? Quindi- Non deve stare in cucina. Quindi Com'è? Scusa, rifarlo vedere come deve fare quello Cioè, che quindi il menù è sbatti, invece tu lo fai zero zero sbatti. zero sbatti, capito? Avete capito? Se volete vedere Benedetta che cioè, non deve stare, la signora che prepara può stare seduta, non deve fare Quindi tutte le cose come potete farle prima, anticiparvi con poca spesa pure, perché anche un occhio al portafoglio ci vuole, come potete ottimizzare il tutto e lo facciamo in menù. Io sarò molto stressata quel giorno, ve lo dico, perché un conto perché vogliamo farlo pure col cronometro e cronometrare effettivamente, perché non voglio fare la diretta più lunga della storia. Ma anche una cosa per tipo oggi vedevamo il forno è acceso, ci Facciamo questo e questo. Non anticipare. No, però ecco anche un'ottimizzazione Tutto deve di essere tutto, ottimizzato, gli spazi, le cotture, le temperature dei Sì. forni. Cioè se faccio una roba a 180 gradi devo pensare, no? A 180 gradi però ci posso fare anche questo e quindi ci metto anche questo. Cioè. Com'è che fai? Ci metti anche? Avete capito che è tutta un'opera ingegnierista, ragazzi? La roba. Secondo me è una sola. La notte io già Quando tutti- esce la friggitrice, noi ci hanno detto ragazzi il 5 dicembre in vendita. però è già, questo non l'abbiamo detto, è già preordinabile. Quindi se andate da Casanova, ve la potete fisicamente ordinare. andare da Casanova e ordinarla e quindi vi arriva il giorno dell'uscita. Ordinarla sul loro sito online, casanova.it, penso, vabbè, sul sito. Allora la ricetta ragazzi ve la lasciamo. La ricetta la lasciamo, qui manca un minuto e Manca mancano solo- 3 minuti. Un minuto con la friggitrice d'aria e un minuto con i biscotti. No, Facciamo 3 vedere minuti perché questi ci impiegano un po' di più. l'abbiamo Facciamo messi vedere un prima. attimino, scusami. Vado, faccio vedere qua, guarda. Vedete che figata il loblò? Si vede proprio la Si vede cottura. proprio il tuo biscotto deforme lì. Quello lì è questo mio, qua, quello il lì, quello che biscotto vedete questo deforme. qua è il biscotto mio, me lo mangio io perché è brutto ma buono. Marco, mi stai portando via il microfono? Ah! Scusa, te l'ho staccato? Non lo so, non so se funziona Questi ancora. invece sono quelli in forno che sono praticamente cotti anche. Mancano 2 2 minuti. minuti e mezzo. 20 secondi? Qua 20 secondi. Chi fa prima? Chi fa prima? Fa prima la friggitrice d'aria. 15 secondi?
questo non recupera, è sempre bloccato. Vabbè, E questo è il famoso questo barattolo. Aspetta, lo mettiamo qua in scena. Guarda, facciamo un attimino, prova in un minuto, fai... Opla, aspetta un attimo, aspetta, mi si è storto tutto. Ok, racconta un attimino, guarda, vi rimetto un attimo gli ingredienti, così perché le vado adesso. Hai buttato tutti gli ingredienti, farina, Allora, cacao amaro, zucchero di Ho canna. messo tutti gli ingredienti secchi in una ciotola, quindi ho messo la farina, il lievito, il cacao, lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, la cannella di nocciole, le gocce di cioccolato nella ciotola. Ho mescolato bene con la forchetta fino a quando non è diventato tutto omogeneo. Poi ho versato, senza paura, Che c'è gente che c'ha paura. il latte, sai, ti mette soggezione. Ok, è cotta. Ho versato 200 grammi di latte, 80 grammi di olio, ho mescolato con la forchetta fino a creare un panetto, ho finito di impastare con le mani, un panetto bello sodo che non si L'hai spianato? appiccica le dita, l'ho messo sopra un paio di cartaforno, l'ho spianato col matterello, con un coppa pasta di 7 cm, ma potete utilizzare il tagliapasta, potete pure farli quadrati con la rotella. Ho dato forma ai biscotti, li ho infornati, non mi fa cucire. No, nel senso... Questi stanno qua, sono cotti, non è che si bruciano. Vai, tirali fuori allora. E poi l'hai cotti e sono diventati così. E sono questi in friggitrice ad aria. Olè. Ah, E quelli al forno pure il sono tuo è pronti? diventato quasi accettabile, guarda, Bello. pure il tuo è No, ma sai che è quasi più bello? forma irregolare. Ok, manca un minuto per quelli cotti in forno. Che stai a fare? Non ho capito sta... No, facciamo la fede, scottano proprio. E adesso sono pronti anche questi, 48, 47, Vabbè, può dire fuori lo 46, stesso, 45, se volete fare il cenone siete pronti? Al cenone dell'ultimo dell'anno? Abbiamo fatto anche il barattolo. Il barattolo lo metto qui. Ragazzi, non ci fate caso se oggi mi trovate un po' spenta, però vabbè, un po'. Vabbè, lavoravo tanto. Poi Va bene, va bene. Tutto un'oretta dalle vecchiarelle, un po'. Mi prende un po' di tristezza quando vado su dopo. Ok ragazzi, Benedetta, se mi messo una domanda, ma perché la pizza non cuoce sotto? Dove? Non l'ho capito, forse in forno. Poi, Allora, se in forno non vi cuoce sotto, allora c'è... sì ragazzi, potete utilizzare anche solo zucchero semolato o solo Sì, zucchero sì, di canna. lo zucchero di canna, non vi preoccupate. Urca! Ok. E sono pronti anche quelli Questi? in forno. Eccoli qua. Abbiamo preparato tutto. Aspetta. Facciamo sfreddare. E vogliamo assaggiare questi che sono bollenti o vogliamo assaggiare No, quelli assaggiamo. Vabbè, facciamo vedere che sono venuti benissimo. Sì, sì. Ma assaggiamo quelli freddi, perché questi qua devono un po' intiepidirsi prima di poterli mangiare. Però sono anche carini. Allora, io non ci faccio la spolverata di zucchero a velo sopra. No, ok, questo è Però potete anche, se vi piace dargli una spolverata sopra, potete anche aggiungerlo. facciamo vedere anche la differenza, perché ovviamente il forno... No, la differenza è che questi li ho fatti io più sottili perché per farne scappare uno in più. ok, però sono uguali. Però eccoli, vedete, sono uguali. Questa è Vedi, sono cotti friggitrice ad anche aria, sotto è identico. Diciamo che i friggitrici ad aria se ne fanno meno, la cottura è metà, quasi metà tempo e... E se per le piccole quantità è molto comoda. Sì. Per cuocere. Siccome ecco, diciamo che anche tanti in famiglia, ci sono tantissime famiglie di 3-4 persone solamente, due, single. anche single, e quindi la friggitrice ad aria lì cambia proprio il paradigma. Stavo per fare la battuta a me questa. Quella che sono io a breve. Gossip, gossip! Benedetta in diretta. Annuncia. Presto sarò single. Dai, facciamo un po' di gossip, è un po' che non ci gossipano più. Meglio. Meglio. Quindi, Va bene ragazzi, li lasci nella friggitrice a raffreddare su una leccarda, vabbè, sarebbe guarda, io li ho meglio. tirati fuori, o li tiri fuori, li Comunque lasci c'è così spazio all'aperto sotto. dentro la friggitrice, questi appena si raffreddano li tiri fuori. La carta forata si può trovare anche da Casanova, sì, Sì. è fatta tagliata apposta per la nostra friggitrice e Non so se arriverà il giorno arriverà a breve, ci dell'uscita, sarà un però a sacco breve. di Saranno anche un sacco diverse di... forme. Allora, ci saranno tante cose carine fatte in casa da Benedetta da Casanova, anche le sacche a poche con le punte grandi, con le punte Siamo grosse. ancora a 4.000, eh. Comunque assaggiamo questi che si sono raffreddati, tiè.
Assaggiamo quelli che si sono raffreddati, ti è? Vabbè, facciamo un assaggio con questo. Sì. Questi sono troppo caldi. Se no, aprine uno, facciamo vedere com'è dentro. Vabbè, ma però tanto- meglio questo che questo crocchia. Sì, vai, fai vedere. Aspetta però, no, non ti inquadro, aspetta. No, però vai. Marco, si ravvicinati così, No, c'ho, ma c'ho le sopracciglia spezzalo. qua così. Lo so, c'è il monociglio, cioè. Spezzalo. Ma io voglio fare il morso. Ok, fai il morso. Fai vedere l'interno? Sentite, sono croccantini. Se si Ok. ha della mandorla, e le gocce di cioccolato rimangono intere. Buono. No, mangia del tuo un po' sfortunatello, un po' Io mangio portunello. questo Questo qua, è dammi questo biscotto portunello. Mm, Sono proprio buoni, buoni, ma buoni, ma buoni. buono. Buono veramente. Parla tu che io ho la bocca piena. C'ho la bocca piena pure io. Allora, se volete fare qualche domanda rispondiamo in diretta prima di chiudere e di salutare. Vai, abbiamo fatto... 3/4 d'ora di diretta. Ok, facciamo un altri 5 minuti, giusto? Si può utilizzare il latte tipo quello, come si chiama, quello a alta digeribilità, sì? Sì. Addirittura l'acqua. Si possono fare a bastoncino, sì. Potete fare di tutte le forme che volete. Ma mi è venuta un'idea. Vai. Succo d'arancia. Anziché Latte. anziché latte, se volete. Perché arancia e cioccolato si sposa molto bene. Bene. Quindi ve la butto là. Arancia grattugiata. Sopra le polveri ci mettete un po' d'arancia grattugiata. L'arancia la spremete, ne ricavate 200 grammi, 200 ml, misurate più o meno. E lo utilizzate al posto del latte, così li fate ancora più natalizi. Pizzichetto di cannella. Vedi come nascono le idee? Devo fare Perfetto. dirette più spesso. Al posto delle nocciole potete mettere mandorle, potete mettere granella Noci. di pistacchio, granella di noci che spezzettate. Se le volete fare bianchi, non farli al cioccolato, sostituite i 50 grammi di cacao amaro con ulteriori 50 grammi di farina, quindi 400 grammi di farina. L'olio di semi, utilizzate quello che preferite, va bene anche l'olio di riso. Non vi consiglio l'olio d'oliva perché l'olio d'oliva c'ha un sapore un pochettino forte, a meno che non ce n'avete uno particolarmente delicato. Ok. Nei dolci insomma un po' si sente. Che possiamo dire? Niente, guarda la friggitrice e Pensate, poi c'è sopra e considerate sotto per- bisogna girare gli alimenti. Allora, in questo caso I biscotti non i li biscotti giro. non c'è bisogno di girarli, ma quando c'è bisogno di girare nella friggitrice, se volete vi dà A metà cottura vi metà chiama. cottura vi avvisa e vi dice di girare, tipo non so, Passati, che ne so, 20 le minuti di patate, cottura, il pollo arrosto. 10 minuti vi chiama per girare e voi girate, poi rinfilate e quella riparte. Vi dice gira il cibo, cioè. Ah. Poi, oppure aggiungere, no? Poi che... Questa è la ricetta, ve la salviamo e ve la lasciamo, quindi tranquilli. Allora, brevissimo, su Instagram uscirà il reel dove facciamo la preparazione del vasetto, vi faccio vedere proprio come lo preparo il vasetto e il risultato finale. Poi uscirà il video corto, insomma non so quando, dei biscotti proprio. C'è un ragazzo che li prepara domani per il ristorante. Sono buonissimi, Ragazzi, vi rimetto al volo Io- qui anche i tempi di cottura. io ho fatti grandi. Questo era in forno. Però se uno c'è al ristorante, a parte sono carini anche da regalare a mucchiatelli, così ci fai le confezioni dentro E i questo è in sacchettini. friggitrice ad aria. Cioè, pensa che carini, tu li fai, no? Li metti così, li metti dentro un sacchettino e gli metti un Ah, fai vedere fiocchettino come fai? a montagnetta. Fai una proprio. torretta. La torrettina. Sacchettino. Sacchettino di cellophane, sai quelli quello delle caramelle, gli mettete un fiocchettino e se volete scrivere gli ingredienti, che se magari qualcuno è allergico a qualcosa, però... Vi ricordiamo il libro di Fatti in Casa Manetti, è il più venduto in Italia in tutte le librerie. Che? No, niente, volevo dire. Buoni, buoni, buoni. Sono veramente soddisfatta. Ma la Questa pizza- era una ricettina che avevo Alla preso. fine la pizza che non cuoce sotto non gli abbiamo risposto. Non ho capito come se diceva sulla friggitrice, se diceva in forno. No, secondo me in forno. Dipende da... Probabilmente dal deve forno. sì. Poi che cosa possiamo raccontarvi? Chiedeteci qualcosa, se volete. No, vi diciamo, state con noi che State pronti? vi mandiamo un sacco di menù di Natale. State pronti con le dirette dei menù Zero Sbatti? Che pensavo di farla per la vigilia col pesce. Ecco, Pranzo di Natale, carne o con le alternative alternative. vegetali.
Menù di Natale, no, menù di Natale, Capodanno, non ve lo dico, No, sorpresa, sorpresa, perché? sorpresa. Mhm. Mi piace l'idea comunque del menù zero sbatti. Allora, quando si fanno questi raduni, la cosa più carina e auspicabile sarebbe che ognuno prepara qualcosa a casa e porta già, in modo che tutti quanti portano qualcosa, tutti si stressano poco, si sta in compagnia e insomma, però se volete preparare tutto quanto voi, se insomma ci tenete a fare il classico, non vi dovete stressare. E per non farvi stressare si stressa Benedetta e volentieri, no, nel senso, mi stresso per pensare, per risolvere. Ma che te stressi? Faccio tutto io, Ma che fai tutto tu? No, guarda, tante volte uno, perché non ci pensa, però si riesce a semplificare tantissimo quando si devono fare queste cose. Però se uno se non lo fai spesso, uno si va pure a complicare un po' la vita. Invece se un attimo ci ragiona prima di iniziare, le cose sono molto più semplici di quello è, si riescono a fare con facilità e quindi ci sono tante soluzioni a portata di... Ma guarda un po' chi è arrivato. Guarda, aspetta, lo inquadro, Lo vedete, ragazzi? Eccolo qua. Vieni, piccolo! Vieni, ha sentito l'odore dei biscotti cotti. Eccolo, sta arrivando. Ma guarda. c'è il canone? Ma c'è un super Che cane fai qui? lì? C'è un super cane? C'è un super cane qui? Fai vedere che sei bravo, seduto. Guarda com'è obbediente, seduto. Vedi com'è obbediente. Se non vedi il biscotto... Aspetta, riproviamo, guardate. Riproviamo col biscotto, vai. Seduto. Funziona. Però questo non gli serve Non si può dare il biscotto, c'è la cioccolata, Claudio. Dopo ti do uno dei tuoi croccantelli. Mi dispiace, Claudio. Però sei stato bravissimo. Vabbè, dai, salutiamo. Vabbè, dai, ragazzi, salutiamo. Ma quanto è bello, guarda che begli occhi che c'ha. Sembra che porta la matita, Claudio, qua, il cajal qua. Ok. Qua. Vabbè, salutiamo, che dici? Sono tracciata col filo del microfono. Attenzione, a te io aiuto. Ecco, abbiamo deciso di prendere il microfono a filo e quindi abbiamo questo problema. Però funziona, perché sennò avevamo un sacco di problemi con l'audio, invece così andiamo sicuri. Cose. Ok, salutiamo, che dici? Allora, salutiamo e ringraziamo Sì. della vostra compagnia in questa diretta dove abbiamo fatto i biscotti al cioccolato golosissimi, senza uova e senza burro. Avete visto che è una ricetta facilissima da fare, molto carina anche come idea regalo, sia servirli così che servirli così, poi entrambe. Sì, si possono regalare anche come biscotti in barattolo, che come si biscotti in conservano. barattolo, si conservano, e spero che vi sia piaciuta, che rifarete la ricetta. Se li rifate fatemelo sapere, taggatemi su Instagram. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina. Com'è che se bisogna iscriversi? Ma sì, buono, sta cosa della campanella non l'ho mai capita, perché la gente la mette tanto non Mi arrivano le notifiche. Niente, ragazzi, seguiteci, basta, non vi preoccupate, anzi disiscrivetevi dal canale di Fatti in Casa Benedetta, perché Mo' c'hai un crollo di iscrizioni, No, dai! scherzo. Seguite Benedetto su tutti i social, guarda, su Facebook, su Instagram, dappertutto. Su Facebook, qui guarda, lo faccio vedere già tutte faccio partire le cose. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Oh, saluta, basta, stacchiamo. Io voglio stare in compagnia, perché tu sei talmente noioso. No, non è vero. Sei molto noioso, allora sto con loro un po'. Come faremmo senza Marco? Che questo l'hai letto tu e non è vero manco per niente. Senza Benedetto e Marco. No, sei casa, no, che ultimamente viene anche lui le firmacopie. E la gente, perché sa che lui dopo si butta giù, gli fa Marco. C'è qualcuno, sai, che sta già facendo? Sta già facendo i biscotti. Guarda che non c'è trucco, non c'è inganno, avete visto? Bravi. Ragazzi, noi vi salutiamo. Perché vi salutiamo. No, perché diciamolo, perché c'è fretta. Possiamo dire perché c'è fretta? Perché le sono le 7:25 e devo andare a cena con i miei nipoti che devono andare a mangiare. Cioè, la serata a cena con i nipoti e mangiamo le schifezze. No, scherzo, facciamo la cena. No. Andiamo a mangiare con i nipoti. La madre non lo fanno più. No. Lo sai, sì. I genitori no, mangiamo le cose sane, andiamo a mangiare cose sane. Una bella insalatona, vero? Un petto di pollo alla griglia. Petto di pollo alla griglia. Vabbè, dai, andiamo con i nipoti. Già appuntamento alle 7:30 con i nipoti per la cena. Ok, vi salutiamo, ragazzi, è stato bello. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel like, condividete. Ci vediamo alla prossima ricetta o alla prossima diretta. Ciao! Ciao, grazie.